Un mese esatto ad Inter-Napoli, un mese esatto al ritorno della Serie A, al via della seconda parte di questa stagione, quella che deciderà tutti gli obiettivi stagionali e che si giocherà ad un ritmo molto serrato. E allora, anche se siamo in pieno clima mondiale in questo momento, volevo fare insieme a voi oggi un punto della situazione sulle questioni di campo, diciamo sullo stato di salute, possiamo dire così, della nostra Inter, e volevo soffermarmi in modo particolare su 6 problemi che ho individuato, 6 problemi che secondo me sono emersi per quanto riguarda il campo, per quanto riguarda l'Inter nella prima parte di stagione, e ovviamente sui quali ritengo dunque che si debba lavorare in questi 30 giorni che ci separano dal ritorno in campo, in modo da poter ripartire, diciamo, non commettendo gli stessi errori commessi nella prima parte di stagione e quindi cercando di centrare tutti gli obiettivi importanti che abbiamo davanti. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, nuovo episodio oggi come ogni giorno, non ci fermiamo mai e allora supportateci subito con un bel click sul tasto mi piace e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi subito al nostro canale cliccando sul tasto iscriviti. Oggi, come detto, parliamo di campo e lo facciamo mentre l'Inter sta raggiungendo proprio in queste ore Malta, dove sarà protagonista con questo ritiro di circa una settimana. La squadra si allenerà, torna ad allenarsi dunque al caldo e affronterà nei prossimi giorni 2 amichevoli, una contro una selezione locale ed una contro il Salisburgo, che vi racconteremo ovviamente sui nostri canali di Passione Inter. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito. Si riaccendono i motori, alcune cose secondo me che la prima parte di stagione hanno evidenziato andranno migliorate, bisognerà lavorarci appunto in questi giorni e ovviamente bisognerà farlo se vogliamo fare meglio della prima parte di stagione e vi invito subito ovviamente ad accendere anche i commenti, perché se non siete d'accordo con le mie osservazioni oppure secondo voi ci sono ulteriori problemi ai quali bisognerebbe lavorare, scrivetelo nei commenti così poi li leggerò durante la diretta alle 19:30 e potremo approfondire anche queste questioni. Andiamo però con ordine, andando, come detto, ad analizzare 6 problemi che secondo me sono emersi nella prima parte di stagione e il primo punto non poteva che essere forse la nota più dolente, quella anzi che balza forse più all'occhio, ovvero quella relativa alla difesa ed in generale ai troppi gol subiti. È un argomento che ho già affrontato in maniera molto dettagliata, ho pubblicato un contenuto sui nostri canali, lo lascio anche in descrizione per chi ci ascolta in podcast, nelle schede per chi ci segue da YouTube. Ehm, sono andato molto a fondo analizzando tutti i gol subiti dall'Inter nella prima parte di stagione, avevo individuato all'interno di questo macro problema, diciamo così, 8 possibili cause per i troppi gol presi. Vi consiglio di recuperarlo se non lo avete già visto, perché già lì davo delle mie opinioni su cosa si sarebbe dovuto sistemare per subire meno gol. È logico che nella seconda parte di stagione, se vogliamo fare meglio, bisognerà inevitabilmente subire meno gol per ottenere dei risultati migliori. E tra le varie problematiche sollevate all'interno del tema della difesa, toccavo anche il tema dell'equilibrio, un tema che secondo me possiamo anche svincolare, slegare dal discorso difesa e che possiamo allargare, quindi come macro problema anche qui di tutta la squadra. Perché al di là della questione difesa in sé, la mancanza di equilibrio secondo me generale per l'Inter si rispecchia poi anche nei risultati. 10 vittorie e 5 sconfitte in campionato con 0 pareggi sostanzialmente non sono un dato casuale, almeno secondo me. E è vero che un pareggio nell'era dei 3 punti conta quasi come una sconfitta, però visto l'equilibrio che c'è in questo campionato, viste le tante squadre coinvolte nella lotta ai vertici, ecco, riuscire magari ad ottenere qualche pareggio in più, soprattutto nei big match, negli scontri diretti, anziché le sconfitte che sono arrivate puntualmente nella prima parte di stagione o quasi puntualmente, diciamo così, ecco, potrebbe fare molta differenza nella seconda parte di stagione. Quindi l'equilibrio della squadra, sia in termini tecnico-tattici che in termini più mentali, sarà per me fondamentale. E in questo senso il rientro di Marcelo Brozovic non è che un giocatore può cambiare tutto, però il giocatore che ha percorso tra l'altro più chilometri nella fase a gironi di questo mondiale sarà un altro tassello molto importante in un mosaico che deve ridare più equilibrio per l'Inter e dunque mi collego al terzo problema sul quale bisognerà lavorare, ovvero la necessità di migliorare la condizione fisica, ma soprattutto di recuperare gli infortunati e gli acciaccati, perché è vero che altre squadre hanno avuto magari anche più infortuni, anche nomi più pesanti, però noi guardiamo in casa nostra, noi pensiamo all'Inter e se io guardo all'Inter
per me l'Inter nella prima parte di stagione ha avuto delle assenze che hanno pesato veramente tantissimo. Mi riferisco Çalhanoğlu e Mkhitaryan che sono stati assenti in periodi differenti, per me sono stati molto sottovalutati in quei momenti lì i loro stop, quindi Brozovic che per me lo stesso ha pesato tantissimo come assenza, ora sono fuori Darmian, D'Ambrosio, Correa di cui riparleremo tra poco in un argomento a parte e ovviamente è pesata tantissimo l'assenza di Romelu Lukaku. Lukaku che però in questo caso cito anche all'interno di un altro problema che dobbiamo affrontare, ovvero il quarto, e l'ho chiamato la necessità di recuperare la testa, ovvero recuperare mentalmente soprattutto quelli che magari non stanno vivendo un gran momento anche a causa del mondiale, ma non solo. Mi riferisco, come dicevo, allo stesso Lukaku che ho pubblicato un approfondimento anche su di lui proprio subito dopo l'eliminazione del Belgio con i suoi errori sotto porta. Come dicevo però, tra l'altro il Belgio aveva fatto ben poco. L'ingresso di Lukaku anzi ha permesso al Belgio di creare finalmente delle occasioni da gol e quindi questo secondo me deve essere la notizia più importante per noi in ottica Inter, il fatto che Lukaku entrando abbia comunque cambiato la partita. Però ecco, sicuramente l'effetto mentale, il peso mentale di questa eliminazione potrebbe essere elevato su Lukaku, che è un giocatore che va anche curato bene dal punto di vista mentale oltre che fisico dopo l'infortunio e va messo bene nel contesto. Lo stesso discorso penso possa valere poi anche per Lautaro Martinez, Lautaro che sta finendo un po' in ombra, un po' in discussione in questo mondiale con l'Argentina. Forse bisognerà fare qualcosina anche su Onana perché comunque il suo mondiale si è interrotto in un modo piuttosto traumatico e quindi qualcosa, qualche strascico a livello mentale potrebbe lasciartelo, anche se va detto che Onana sembra molto più quadrato come carattere, ecco, come spalle larghe. Un po' meno, almeno questa è la sensazione che ho io, sembra esserlo Correa che per l'ennesimo infortunio avuto è stato costretto a saltare questo mondiale e potrebbe ecco essersi ulteriormente abbattuto. Quindi questo può sicuramente molto pesare, la testa sappiamo quanto è importante e bisognerà lavorarci bene e ci ricollega questo discorso secondo me anche agli ultimi due problemi che ho individuato e sui quali bisogna lavorare. Uno legato alle seconde linee, cioè integrare le seconde linee. Parlavo prima della necessità di recuperare gli infortunati, tra cui lo stesso Correa, e una volta ripresa tutta la rosa, una volta riavuto al completo tutto il gruppo, però bisognerà saper lavorare con tutti quanti. E cosa intendo? Intendo che giocatori come Bellanova, come Aslani, lo stesso Correa, dovessero tutti quanti rimanere all'Inter, rimanere integrati alla rosa, ecco, dovranno avere necessariamente maggiore spazio, dovranno essere utilizzati con più fiducia, perché le partite saranno tante, speriamo di giocarne ancora di più, perché vorrà dire che saremo andati avanti nelle varie competizioni e quindi anche i panchinari, chiamiamoli così, dovranno essere integrati di più per poterti garantire delle rotazioni, per non spremere sempre i soliti 11, massimo 15 calciatori. Altrimenti bisognerebbe fare seriamente ancora di più i conti con il problema numero 6, ovvero il mercato, quindi sistemare i casi di mercato. Che cosa intendo? Io credo che questa rosa, così come è stata costruita, sia ovviamente migliorabile, perché si può sempre migliorare, si possono sempre fare delle cose in vari reparti, eccetera, eccetera. Però sappiamo qual è la situazione economica, sappiamo che non è semplicissimo. Io ritengo comunque quella dell'Inter una rosa competitiva, che può raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati e che deve raggiungere l'Inter in questa stagione. Ovvio che però se alcuni profili non si ritengono all'altezza o non ci si punta con grande convinzione per qualsiasi motivo, ecco, bisogna cercare di fare il possibile in sede di mercato per sistemare queste cose il prima possibile a gennaio. Soprattutto però quando parlo del problema di sistemare i casi di mercato in breve tempo, mi riferisco anche e soprattutto alle questioni in sospeso, tipo la situazione relativa al rinnovo di Milan Skriniar. Il rinnovo di Skriniar, pensare di vivere un gennaio ancora una volta, un mese intero e magari anche tutta la seconda parte di stagione, chi lo sa, con il tema rinnovo ancora aperto, con le discussioni sul futuro di Skriniar ancora aperte e le ansie che questo genera, per me è un enorme problema, anzi forse bisognerebbe metterlo anche più in alto nella scala delle gerarchie dei problemi a cui bisogna lavorare. Ma questo poi non è solo Skriniar, vale anche per altri casi, vale anche per esempio per Gosens che non merita di avere così poco minutaggio, anche per il costo economico che ha. Facciamo anche questo discorso, è in questo momento un panchinaro troppo di lusso per quello che l'Inter può permettersi, bilanci alla mano.
In più, poi ci sono anche le altre questioni aperte, come vedi le voci su Dumfries che continuano in questo momento e non solo. Meno si toccheranno gli equilibri a gennaio, più si compatterà il gruppo e meglio sarà, secondo me. Rimanendo però alle questioni di campo, questi sono secondo me i problemi principali sui quali bisognerà lavorare in questi 30 giorni. Come hai detto, che ci separano da Inter-Napoli, ci saranno varie amichevoli, le seguiremo insieme sui nostri canali per vedere i progressi della nostra Inter e di tutto il gruppo. Nei commenti scrivetemi se volete qual è secondo voi il problema più urgente, quello più preoccupante al quale bisognerà lavorare in maniera più intensiva in questi giorni, quanto siete fiduciosi poi anche in vista della seconda parte di stagione. Noi continuiamo a parlare nel club di Passione Inter, la nostra community esclusiva, stiamo facendo un bel po' di cose belle nel club su www.passioneinter.club, quindi vi aspetto anche lì. In descrizione, come vi accennavo in apertura, vi lascio un link per chi ci ascolta in podcast al nostro approfondimento sui gol subiti dall'Inter e su come bisogna lavorare per sistemare questi problemi difensivi. Lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.